Benvenuti su questo canale di riassunti di storia. Sono Gianluca Aime, laureato in scienze storiche alla Università degli Studi di Torino, e oggi in questo breve video parleremo di questo libro, Le battaglie più eroiche della storia. Oggi vorrei parlare di questo libro, Le battaglie più eroiche della storia, dalle Termopili a El Alamein, quando uno scontro militare diventa leggenda. Scritto dal dottor Mattia Caprioli, che conoscete per il canale YouTube Tribunus, e questo libro è edito da Newton Compton Editori. In questo libro troverete 40 battaglie, dalla difesa di Arco della poetessa Telesilla, questa battaglia è avvenuta nel 494 a.C., fino ad arrivare alla battaglia di Quota 3234 del 1988, durante la guerra in Afghanistan, durante l'invasione dell'Unione Sovietica. Perché leggere questo libro? Innanzitutto si affronta il tema della battaglia eroica, e quindi prima di tutto bisogna capire che cos'è il paradigma della battaglia eroica, che in questo libro non saranno presentate battaglie come possiamo definire epiche, come ad esempio la battaglia di Gaugamela, o se vogliamo la stessa battaglia di Waterloo, che sono battaglie avvenute nel reale, ma per la potenza, per anche il ruolo decisivo nella storia e per come sono state svolte, si possono definire in un certo senso epiche, no? E questa battaglia appunto si affronta le battaglie eroiche, intesa appunto come chi le ha combattute ha sacrificato tutto quanto, addirittura in molti casi se stesso. Questo è dovuto per motivi morali, spirito di corpo verso i propri compagni, o anche per l'estrema necessità. Ovviamente se le battaglie che prima abbiamo definito epiche, per i dettagli precedentemente detti, qui si sfiora anche la tragedia propriamente detta, però ricordiamo che non sempre saranno battaglie che finiranno male, saranno anche delle vittorie, ma appunto il più delle volte si toccheranno appunto il tema dell'eroe. Quindi in queste 40 battaglie saranno analizzate battaglie anche dimenticate della storia, battaglie eroiche dimenticate che i più non si ricordano, ma saranno anche presi in esame degli eroi che in queste battaglie sono stati dimenticati, come ad esempio della battaglia delle Termopili del 480, che se vogliamo è il simbolo e il paradigma di una battaglia eroica. Bene, tutti si ricordano dei 300 Spartani e quasi nessuno si ricorda dei Tespiesi, che hanno combattuto fino all'ultimo al fianco degli Spartani, o ad esempio la resistenza irlandese in Congo, a Yountville nel 1961, o quella che è stata anche definita, e qui torna il concetto e paradigma di Termopili, la Termopili polacca della battaglia di Widzna, dell'inizio della seconda guerra mondiale. Ovviamente tutte queste 40 battaglie sono state fatte attraverso il metodo storico, quindi l'uso di fonti dirette e indirette, ma la costanza in tutto ciò, oltre all'uso di questo metodo, e l'occhio sempre attento di Mattia Caprioli, che ha saputo darci un contesto storico nel quale queste battaglie si svolgono, quindi ha saputo collocarle, e poi un occhio sempre attento alle tattiche e alle armi che sono state usate. Infatti sono 40 battaglie, arriviamo dall'età del ferro fino ad arrivare all'età contemporanea, e quindi si riesce anche a vedere in secondo piano l'evoluzione tattica e anche l'evoluzione delle armi, che ci sono stati quindi diversi modi anche di fare la guerra, e perché no anche, come dire, in certi casi l'uso della cavalleria si vede come c'è anche una costante, quindi l'evoluzione della guerra durante tutti questi secoli. E infine consiglio questo libro anche per l'ultima parte, ovvero la biografia consigliata, nella quale uno può, volendo in futuro, approfondire queste tematiche e quindi